Raga, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana, il format del canale più amato da tutti quanti, perché tanto siamo ormai a Natale, siamo tutti più buoni e tutti amiamo le news della settimana. Visto che non arrivate mai alla fine del video, maledetti, colgo l'occasione adesso nell'introduzione per farvi gli auguri di buon Natale e buone feste a tutti quanti, probabilmente questa sarà l'unica occasione per farveli, poi ovviamente con qualcuno di voi ci sentiremo in privato, perché nei prossimi giorni usciranno tutti i video preregistrati e ve ne accorgerete probabilmente dalla mia pelata e dalla barba lunga. Quindi non vi faccio ancora quelli di fine anno perché la prossima settimana, se ci saranno delle novità importanti di cui parlare, ci sarà un altro video news della settimana. Saremo verso la fine di dicembre, quindi per gli auguri di buon anno ci vedremo la prossima settimana. Detto questo ragazzi, colgo anche l'occasione per dirvi che fra un mesetto circa, il 6 di febbraio, sarà il mio compleanno. Quindi qui sotto in descrizione ho messo una piccola wishlist di Amazon a cui potrete attingere qualora decidiate di farmi un piccolo pensiero. Poi ovviamente farò un video o una live dedicata in cui andrò ad aprire tutti i vostri regali. Già qualcuno mi ha fatto qualcosina, quindi vi ringrazio, non posso ancora sapere chi, ma grazie mille a chi già ha mosso i primi passi in questa wishlist. Detto questo ragazzi, mi piace il video, iscrizione al canale perché mi aiutate tantissimo in questo modo e cominciamo subito con il vedere quelle che sono le novità di questa settimana. Una settimana molto ricca, molto impegnativa, però con delle news anche abbastanza veloci di cui parlare. Primo fra tutti cominciamo sul fronte Marvel con un update all'Ant-Man, al Let's Cook di Scott Lang e all'Ant-Man quindi di Quantumania, che nel frattempo poi come al solito è stato anche rilasciato, quindi solita modalità di Hot Toys in cui fa vedere un update del Let's Cook o di qualcosa e poi rilascia subito la doll. L'update all'Headsculpt a me sembra abbastanza buono, anche il casco è stato un attimino ridisegnato e risistemato. L'attore gli somiglia a Scott Lang, però ovviamente rispetto al prototipo è tutt'altra cosa, però non lo so, c'è ancora qualcosa che non mi convince, però comunque una doll molto valida, almeno così sembra essere, e io ancora non ho un Ant-Man in collezione, quindi potrei pensarci di recuperarlo in futuro. Poi è stata anche rilasciata la Batman Armory, una delle due, questa è quella della The Dark Knight Rises, se non mi sbaglio, comunque della trilogy, con un head sculpt di Christian Bale che ancora a me non piace, non convince appieno, però ho sentito diversi pareri discordanti, c'è chi invece lo apprezza tanto, a me sinceramente non fa impazzire, e con questa sorta di prototipo tra una testa e cioè scusate, tra una statua e una doll, quindi con questo body di Bruce Wayne con le braccia conserte che ovviamente non sono articolate, non possono muoversi. Insomma, un'idea un po' così, ma l'Armory rimane secondo me sempre bellissima. Andrebbe vista più nel particolare, magari per vedere più le somiglianze con il film e quant'altro, però davvero comunque un'ottima release. Poi, quindi ecco qui abbiamo appunto la release di Ant-Man di cui parlavo prima, di Batman e Robin ne parleremo fra un istante andando direttamente sul sito di Hot Toys. Un'altra novità abbastanza importante soprattutto per me, dopo aver visto Jinx, quindi in una serie che è stata prima annunciata con un tease e poi rivelata ufficialmente, per Arcane, e qui sembra essere confermata quindi la seconda stagione come elemento diciamo da cui è stata presa ispirazione per queste doll, abbiamo anche un tease di Vi che spero venga ufficializzata la prossima settimana come è stato per Jinx. Non sono convintissimo, cioè io almeno personalmente, il mio gusto personale avrei preferito la Vi della prima stagione con la giacchetta rossa, qui siamo già, non voglio spoilerare nulla, ma siamo comunque in una fase un po' più avanzata e quindi niente, sono molto curioso di vederla quando verrà, scusate, annunciata ufficialmente. Ultima news su Facebook, sul Facebook di Hot Toys, oltre a questi rilasci e questo tease di Arcane, una roba che secondo me è abbastanza inutile, tanto quanto la doll, opinione personale, è stato aggiunto questo accessorio alla moto, alla moto sì, di questo Batman, quello che dovrebbe essere ispirato allo stuntman di Batman stesso, quindi di Flash, scusate, il Batcycle hanno aggiunto questo pezzo che
viene utilizzato in una scena in particolare. Vabbè, giusto per ricordarci appunto che è stato aggiunto questo. Poi, sempre in termini di rilasci, è stato anche rilasciato da parte di InArt il Joker, in quella famosa versione con 2 o 4 doll. Qui vediamo sul Facebook stesso di InArt l'unboxing effettuato da uno dei dipendenti di Queen Studios di InArt, e tra l'altro anche lui usa i guanti neri. Poi voglio capire perché a lui non gli dite niente, invece a me ogni video, quasi ogni video, mi dovete rompere. Niente, rilasciato anche il Joker. Vediamo adesso invece i nuovi annunci, tornando sempre in casa Hot Toys con il Range Trooper di Star Wars, tratto da Solo, a Star Wars Movie. Range Trooper che è fighissimo, molto carino. Solito Trooper che non prenderò per la mia decisione di non prendere Trooper, perché ho una mia idea tutta mia, insomma. È molto figo comunque questo Trooper, un po' differente rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Ma purtroppo ragazzi non ci pensate perché, no scherzo, non ci pensate, fate come volete, ma è un'edizione ovviamente limitata, quindi va ad accrescersi il numero di edizioni limitate rilasciate da Hot Toys per quest'anno, che sono veramente tantissime. Guardate che bella anche questa parte degli stivali con tutto l'impianto meccanico e quant'altro. Edizione limitata a 2500 copie, quindi soltanto per mercati selezionati, quindi non so se siete particolarmente legati al film o vi piace particolarmente questa estetica, ragazzi, buttatevi subito da qualche parte su Sideshow o quant'altro, perché questi pezzi limitati è sempre un pochino difficile reperirli. Solita roba comunque, qualche accessorio, un'arma e basta, e la basetta e mani intercambiabili, una di quelle doll abbastanza spicciole, abbastanza di serie B. Poi invece veniamo all'annuncio un po' più grossetto per quanto riguarda Hot Toys, perché poi c'è un altro annuncio abbastanza importante di un'altra azienda. Finalmente ufficializzati Batman e Robin, qui in questo caso c'è la pagina di Batman, poi vediamo anche quella di Robin. Batman e Robin, quindi il Batman di George Clooney. Oggi non mi vengono le parole ragazzi, abbiate pazienza, ma è molto presto la mattina. E qui subito ribattezzato il Batman coi capezzoloni, perché ha questi due bottoni giganteschi qui sul petto. Adesso non ricordo se fossero effettivamente così sulla tuta di questa versione di Batman. A me non fa impazzire, non fanno impazzire nessuno dei due, ma è una mia scelta cioè una mia opinione personale. Sono migliorati notevolmente secondo me rispetto al prototipo che avevamo avuto occasione di vedere in passato, se non mi sbaglio in occasione del Wonder Festival. La tuta rimane molto figa, quella di Batman, però diciamo ecco, a me il Batman di Clooney non ha mai fatto impazzire, quindi per me è un pass. Però la qualità della doll sembra essere abbastanza buona, solito sistema di cambio della parte inferiore del viso, e non è male, non è male, anzi assolutamente viene molto somigliante secondo me, ricreato abbastanza bene. All'inizio c'era una piccola discussione, adesso vediamo se riesco a trovare un'immagine, sulla differenza di altezze tra Batman e Robin, ma poi abbiamo visto come in questa foto, per esempio, la prospettiva gioca un ruolo fondamentale. In questo caso invece l'altezza sembra essere abbastanza buona. Gli attori erano più o meno della stessa altezza, un Robin leggermente più basso, invece in altre foto sembra veramente molto più basso. Invece dai, più o meno credo che siano rispettate le altezze, le proporzioni. Leggiamo giusto due cosette al volo su questo Batman, Movie Masterpiece 786 di 31 cm di altezza e 30 punti di snodo, altezza sì, uscita a fine 2025, inizio del 2026, e vari accessori tra cui il solito Batarang, mani intercambiabili e tutti gli accessori ovviamente che si confanno ad un Batman. Adesso vediamo se riusciamo a trovare il recap finale. Ovviamente appunto occhi che possono essere ruotati e quant'altro. Ecco qui la basetta un po' più grande come quella del Batman 89, accessori e armi di ogni tipo, insomma niente di particolare. Così come per il Robin, che a me non piace tantissimo a livello di head sculpt, vi devo dire la verità. Non lo so,
Sebbene sia migliorato, ripeto, rispetto al prototipo, non riesco a vederci una somiglianza particolarmente evidente, non saprei. Comunque, per il resto la tuta mi piace, anche qui super capezzoli, spero. Io non ricordo assolutamente ragazzi se era effettivamente così la tuta, anzi fatemelo sapere, so che molti di voi sono appassionati e legati anche a questo film, io invece un po' meno, e quindi fatemi sapere se effettivamente era così o meno la tuta. Leggiamo qualcosina anche su Robin, ovvero il Movie Masterpiece 787, anche lui di 30 cm, quello era 31 cm, quindi un centimetro in meno rispetto a Batman, e 30 punti di snodo, anche lui ovviamente stessa data di uscita, 2025, la fine e l'inizio del 2026 e più o meno vari altri accessori che abbiamo visto nelle varie foto. Poi veniamo ad un altro dei pezzi grossi che stavolta non è di Hot Toys ma di Pure Arts. Se avete visto il mio video su The Witcher, che è uscito penso settimana scorsa, non ricordo bene, legato alla serie TV, al The Witcher della serie TV, quindi quello interpretato da Cavill, qui siamo ad un'altra vera e propria opera d'arte per il The Witcher invece ispirato al videogioco, quindi al Wild Hunt, quindi The Witcher 3. E qui il lavoro fatto, raga, è impressionante, davvero fighissimo, sia in termini di somiglianza con il Geralt di Rivia che abbiamo tutti potuto apprezzare in The Witcher 3 e se non l'avete fatto, raga, recuperate assolutamente quel gioco, anche se ormai è un po' datato. E qui anche a livello di armatura, di materiali e quant'altro siamo davanti a un vero e proprio capolavoro, almeno così sembra essere dalle foto che sono qui, poi bisognerà vedere in fase di release quando lo potremo toccare con mano se sarà effettivamente così. Abbiamo quindi ad esempio l'armatura, le spade sono ovviamente in metallo, l'armatura è in vera pelle, abbiamo le varie pozioni, il medaglione in metallo, la cappa e quant'altro e soprattutto i capelli. Quindi tanta bella roba, tantissima bella roba e volevo leggere un attimo una cosa. Allora, sì, vedete abbiamo i capelli innestati, appunto come c'è scritto qui, medaglione, abbiamo l'olio, abbiamo la pozione, due spade di metallo ovviamente, argento e acciaio, la balestra, 5 paia di mani, poi abbiamo anche le teste mozzate, insomma un bellissimo progetto con ovviamente la licenza di CD Projekt e il prezzo è quello di 399 euro sul sito di Pure Arts. Io purtroppo mi mangio le mani perché appunto ho recuperato il The Witcher della serie TV che è bellissimo, vi invito a recuperare il video se volete, ma qui essendo molto legato al videogioco un pochino ci sto facendo un pensiero, 400 euro non sono pochissimi, però è davvero roba questo Geralt. Quindi vediamo un po', mi prenderò un po' di tempo per pensare. Comunque è in preordine e non so se c'è scritta la release date, l'ultimo quarto del 2025, disponibile comunque in tutto il mondo, quindi è possibile preordinarlo direttamente dal sito di Pure Arts. Andiamo adesso a vedere gli ultimi arrivi sul sito come al solito del colossodinerd.com che continua a consigliarvi ragazzi. Vi ricordo che c'è attiva la promo, se contattate il Colosso qui giù in basso a destra contatto diretto e scrivete che siete iscritti al mio canale, riceverete subito dei punti sul vostro account, 500 punti che equivalgono a 10 euro di sconto, quindi raga fateci un salto perché schifo non fanno. Abbiamo in 1 a 6 per esempio il nuovo John Wayne, questa figure che è disponibile sia in versione standard che in versione deluxe, 2,59 per la standard, 2,99 per la deluxe, fate un giro, andatevela a guardare perché non è malaccio. Poi qualche altra figura, abbiamo anche i preordini appunto di Batman e Robin, già appena sfornati subito, 2,95 per Batman, quindi 2,90 per Robin, comunque è sempre quello un po' più sfigatello e si sa che così Robin è sempre la spalla. Vi volevo far vedere anche Plo Koon 2,99 perché non ricordo se ne avevamo già parlato la settimana scorsa almeno del prezzo.
E poi vi ho da segnalare, ragazzi, questo diorama stupendo di Jurassic Park. Il prezzo è giusto per una cosa del genere, magari non per tutti, ma è davvero una figata. L'inseguimento del T-Rex in scala 1:20 ed è uno spettacolo. Così come la replica delle 3 spade di Zoro a 459, tutte e 3 più lo stand. Quindi raga, anche per questa settimana è tutto. Sono stato un po' veloce nel dirvi quelle che sono le novità, ma come avete visto tantissime novità da Batman e Robin che so che hanno incuriosito tantissimi di voi. Il tease di Arcane, che secondo me è la novità più importante insieme al The Witcher di Pure Arts, che sono un po' indeciso su cosa fare, anzi fatemi sapere voi che cosa farete. Batman e Robin io li passerò, quantomeno. Per il resto adesso vediamo un attimino che cosa riusciamo a mettere da parte con questo Natale. Appunto ragazzi, di nuovo buon Natale a tutti, ci sentiamo con le news della settimana la prossima settimana e come vi dicevo in apertura ci saranno tanti nuovi contenuti nel corso anche di questa settimana di Natale che magari fra un pasto e l'altro se vi va potete dare un'occhiata. Detto questo io vi saluto, ancora buona domenica e buon Natale ragazzi e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto!